Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2023. No, queste sono un po' troppe. Una carta sola, per piacere, grazie. Il carro. Amici dei gemelli, quando c'è il carro potrebbe esserci un viaggio di mezzo, può esserci un trasloco, un cambio di magari sede lavorativa, un cambio di lavoro. C'è un movimento quando c'è il carro. E può essere sia un movimento da un punto di vista fisico, ma anche ideologico, quindi anche semplicemente il cambiare idea o spostarsi da una situazione ad un'altra. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso base gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 4 di coppe, il diavolo, la regina di bastoni, un asso di coppe, un 2 di bastoni, la carta del mondo e la carta del giudizio. Wow! Ragazzi, si parte con questo 4 di coppe che veramente in questo mazzo ha una faccia sconsolata questa persona. Ho come la sensazione che arriviate da un periodo dove non sapete bene da che parte muovervi per cambiare le situazioni. È come se non aveste chiaro quali potrebbero essere le possibilità alternative a questa situazione o a questa relazione, a questo momento di vita che state vivendo. Perché comunque avete il diavolo, c'è qualche cosa che vi condiziona, anche la regina di bastoni è girata al contrario, manca una sorta di presa di potere personale. Manca, mi viene da dire anche una certa passione. Adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Però abbiamo anche questo asso di coppe, girato al contrario, come se mancasse un inizio, una certa freschezza, un certo trasporto emotivo, idee o progetti nuovi, diciamo così. Difatti poi abbiamo questo 2 di bastoni che ci parla di una sorta di indecisione sul da farsi, insomma. Però terminiamo comunque col mondo e il giudizio e andiamo a vedere poi con i mini tarocchi nello specifico a cose rivolto. Andiamo a vedere il 4 di coppe, ragazzi. Asso di coppe nuovamente e regina di coppe. Allora, potrebbe essere che per qualcuno faccia riferimento alla maternità, come se aveste bisogno, sognaste la maternità, o può avere a che fare semplicemente con vostra madre, con il modo anche di essere madri di voi stessi. È come se ci fosse bisogno di qualche atto di amore in più. Per qualcuno invece la regina di coppe potrebbe rappresentare comunque la persona di interesse. Ho come l'impressione che questo 4 di coppe guardi all'amore di questa persona, che ripeto, può essere la persona di interesse o anche una madre, una tutrice. Andiamo a vedere questo diavolo al contrario che mi interessa di più. Forza al contrario, regina di bastoni nuovamente al contrario e 2 di spade. O come l'idea che non riusciate ad uscire da un certo tipo di situazione, vizio, condizionamento, dipendenza. Perché la forza è al contrario, quindi per certi versi manca la forza di volontà, manca il potere personale, ce l'ho 2 volte la regina di bastoni al contrario, c'è tanta indecisione, non si vede chiaro. Andiamo a vedere la regina di bastoni, perché può anche essere che qualcuno si senta condizionato da una persona e che non si riescano a vedere alternative.
Mm, 3 di pentacoli e 5 di pentacoli al contrario. Allora, ragazzi, questa dipendenza per molte persone è economica o abitativa. Ho come la sensazione che qualcuno non possa fare diversamente, magari si tratta di dover accudire la madre o un genitore in generale, o qualcuno è rientrato magari a casa dei genitori e non si riesce ad avere una propria indipendenza. E difatti per quello che probabilmente c'è questo diavolo al contrario, che impedisce anche un po' la vita sociale, devo dire. Non so se è la persona in sé o la situazione, però ho come la sensazione che la vostra vita sociale sia abbastanza contratta. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Re di spade e fante di bastoni. Allora, di nuovo, ho come la sensazione che questo diavolo vi scarichi per bene a livello energetico, di conseguenza anche cominciare a fare un passo, andare, fare chiarezza mentale, fare programmi, diventa complicato, diventa difficile, faticoso, ma poi proprio vi manca la passione. Secondo me, vi manca l'impulso. Per qualcuno il Fante invece fa riferimento ehm, al figlio, come vi dicevo prima, al bambino, al fatto di essere, di programmare magari anche una gravidanza, una nascita. È come se mancasse l'intenzione, cioè più che l'intenzione, l'azione. Appunto, il programmare, il mettere nero su bianco per portare avanti questo progetto, qualunque esso sia che sia il figlio, sia che sia una casa, un trasloco. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Perché comunque il movimento c'è nella prima parte di aprile. Questa si è girata prima, ragazzi, mi è caduta, io l'ho rimessa dentro, ma è uscita comunque. Voglio un'altra carta perché ho la sensazione che dobbiate chiarire dentro di voi quest'idea di che cosa è per voi l'equilibrio, l'appagamento emotivo, uno scambio amorevole. Come sognate voi questa determinata situazione o relazione? Ce l'avete chiaro in testa? Come la volete? Che messaggio state mandando all'universo? 7 di bastoni. Sì, sento di nuovo conflitto. Tenete presente che il 7 di bastoni è una carta che vi parla del fatto che voi siete comunque in una posizione di vantaggio in questa seconda settimana di aprile, direi, inerente al movimento della prima settimana di aprile. Nonostante magari voi in questo momento non vediate quali possano essere le possibilità, però in realtà le carte vi dicono che sarete in una posizione di vantaggio. La carta della temperanza è anche da intendere come una carta di pazienza, quindi portate pazienza e delimitate quello che è diciamo, la vostra zona di sogno. Cercate di capire in che direzione volete muovervi voi o muovervi all'interno della situazione o che direzione deve avere la relazione. Andiamo a vedere il mondo. Perché il mondo comunque, ragazzi, è una carta di compimento, di nuovo, di viaggi, di traslochi, di trasferimenti, anche di lunga distanza. 4 di coppe nuovamente, ce l'avevate già qui. 8 di bastoni e asso di denari, un altro asso. Ragazzi, se state aspettando... allora, se il filone per voi della lettura è quello dei figli, vi dico che potrebbe essere che nella seconda settimana di aprile vi arrivi qualche tipo di notizia. Quando c'è un asso di denari è perché il seme è stato fecondato. L'8 di bastoni sono le notizie che non si vedono però. Quindi secondo me, e anche la carta del mondo è una carta che parla di bambini, quindi vi dico che poi
ognuno diciamo, è sensibile ai movimenti energetici in base alle decadi di nascita. Io ho pubblicato un video che è proprio quello che vi insegna come unire più oroscopi, lì spiego anche le decadi di nascita, quindi andate a vedere anche quello perché così vi fa capire meglio le tempistiche dei movimenti energetici, però comunque diciamo che verso aprile, mettiamola così, generalizziamo un pochettino, potrebbe arrivare una bellissima notizia. Se non è, perché magari siete in là con l'età, se il bambino non è vostro, potrebbe essere che qualcuno nel vostro ambiente familiare possa portare questa notizia. Diversamente, ragazzi, è un progetto che prende forma, è un progetto che inizia, è un nuovo cambio. E la carta del mondo è la fine dei cicli ed è l'inizio di nuovi cicli e c'è anche qualche notizia, qualche comunicazione positiva che arriva. Ripeto, secondo me questo nuovo, perché quando arriva al mondo sono cambi sempre inaspettati e sono cambi comunque anche molto veloci. Questa è una carta di cambi veloci, questa è una carta di velocità, l'otto di bastone è un acceleratore naturale delle carte che ci sono intorno e avete anche il carro che è una carta di movimento, quindi secondo me nella seconda parte di aprile se ne vedranno delle belle. E finiamo con il giudizio e qui arriva il risveglio, la rinascita, la comprensione, la consapevolezza e perché no, anche qualcuno che torna dal passato, ragazzi, perché il giudizio può far riferimento a una chiamata di qualcuno che magari non si vede da tempo. E di nuovo abbiamo anche la luna, carta di passato, anche questa. Allora, se fosse la persona per voi, non lo sento tanto, ve lo dico, potrebbe, ma non lo sento tanto. La sento più come questo, diciamo, gruppo di carte, come se ci fosse una sorta di comprensione, di consapevolezza, vedendo il nuovo che vi porta al mondo, è come se ci fosse una sorta di consapevolezza di quelle che sono state o sono le vostre paure, di che cosa avete cercato di maneggiare sempre con molta fatica e che non ha più ragione di esserci in questa relazione, in questa situazione. Se state aspettando un lavoro, se per esempio per voi dovesse vibrare un pochettino di più come lavoro, ho come la sensazione che qui ci sia o qualche discorso legato alla famiglia che vi impedisca di muovervi in modo libero per o trovare o cambiare o svolgere semplicemente il vostro lavoro, ma anche qui c'è il mondo, quindi è come se ci fosse una sorta di cambio. Può essere un trasferimento, magari di reparto, o magari trovate un lavoro dove avete la possibilità di muovervi, di spostarvi, ehm, anche a livello di orari, come se ci fosse qualche cosa che è più flessibile a livello di orari. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti. Ma c'è un movimento, per molti è un viaggio, per molti è un trasloco e vi parlo di un trasloco veramente in lontananza. È il mondo. Mm? Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, vediamo cosa vi consigliano. Io intanto ragazzi ne approfitto per comunicare che ho aperto la sezione degli abbonamenti e lì pubblicherò dei video per la crescita spirituale. La mia vuole essere un aiuto, una guida, diciamo così, per chi ha piacere di cambiare la propria vita. Si parla di percorso di crescita quando si tende a crescere, quando si tende a appunto migliorare la propria vita. E visto che molto spesso mi ritrovo durante le consulenze a parlare con voi, a spiegare questi concetti, ho pensato di racchiudere tutto in dei video in modo che fosse tutto un po' più chiaro, un po' più schematico, facilmente comprensibile, insomma. Spero che possiate apprezzare il mio sforzo e il mio lavoro. Wow! Risultati! È come la carta del mondo. Si inizia un nuovo percorso florido e anche qui parla di completamento, ok? Di raggiungimento dei traguardi, obiettivi. Quindi, cari amici dei gemelli, si prospetta un periodo di movimento, di cambiamento, cambiamento di idee, cambiamento da questa situazione di diavolo, ok? Tenete presente che il diavolo è al contrario, quindi in un certo senso
si inizia a sviluppare tutto questo lavoro che qui non si riesce a fare, quindi la forza di volontà, il potere personale. Si tratta di ma è quello che farete durante la seconda parte di aprile. Per qualcuno può essere importante il mese di ottobre. Ehm, Nella seconda parte di aprile è un po' come se appunto iniziasse a valutare in modo più obiettivo ehm, certe questioni, certe quello che per voi pesa in una relazione, quello che per voi è importante, quello per cui vale lottare per voi fondamentalmente. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vibra con voi. Se vi è piaciuta la lettura, se è stata di ispirazione, potete comunque sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube, quindi grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!